Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi andiamo a parlare di una band che ha avuto in eredità tante tematiche legate al blues rurale e parliamo di una band della West Coast, parliamo di Creedence Clearwater Revival. Un'icona del rock americano. Creedence Clearwater Revival, comunemente abbreviato in CCR, è stata una delle band rock più influenti e amate degli anni 60 e 70. Formata nel 1967 a El Cerrito, California, la band era composta da John Fogerty, voce principale e chitarra, Tom Fogerty, chitarra ritmica, Stu Cook, basso e Doug Clifford, batteria. Nonostante la loro breve carriera, durata solo 5 anni, CCR ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. I membri della band si erano già conosciuti negli anni 50, suonando insieme sotto vari nomi, tra cui The Blue Velvets e The Gollywogs. La scelta del nome Creedence Clearwater Revival è stata influenzata da diversi fattori. Il nome Creedence proveniva da un amico di Tom Fogerty, mentre Clearwater era ispirato a uno spot pubblicitario per una birra. Il termine revival rifletteva il loro desiderio di rinnovamento musicale. Il periodo di massimo splendore della band si è verificato tra il 1969 e il 1971, durante il quale hanno pubblicato una serie di album di grande successo. Tra i loro brani più celebri figurano Proud Mary, probabilmente il brano più riconoscibile della band, pubblicato nell'album Bayou Country. La canzone racconta la storia di un uomo che cerca libertà lungo il fiume e ha avuto un enorme impatto, anche grazie alla celebre cover di Tina Turner, Bad Moon Rising, estratto dall'album Green River. Questo brano è caratterizzato da un ritmo vivace e testi che prevedono disastri imminenti, rendendolo un classico del swamp rock. Fortunate Son, una delle canzoni più politiche dei CCR, presente in Willie and the Poor Boys, critica l'elite privilegiata che evitava il servizio militare durante la guerra del Vietnam, diventando un inno di protesta. Have You Ever Seen the Rain? Da Pendulum, questa canzone malinconica affronta temi di disillusione e tensioni interne nella band, ed è ancora molto amata dai fan. Green River. Un altro grande successo, che esprime il fascino della vita lungo il fiume e rappresenta perfettamente lo stile della band. Down on the Corner. Dall'album Willie and the Poor Boys, questa canzone racconta la storia di una band di strada e crea un'atmosfera festosa e spensierata. Run Through the Jungle, un brano inquietante dall'album Cosmos Factory, spesso associato alle esperienze dei soldati nella guerra del Vietnam. Traveling Band, un pezzo energico che celebra la vita in tour, caratterizzato da un ritmo incalzante e influenze rock and roll. Lodi racconta la storia di un musicista bloccato in una piccola città, rappresentando le delusioni del sogno americano. Who'll Stop the Rain? Un'altra canzone significativa da Cosmos Factory, che riflette l'incertezza e le sfide degli anni 60 e 70. Questi brani non solo hanno avuto successo commerciale, ma continuano a influenzare artisti e a risuonare con le nuove generazioni, consolidando il posto dei Creedence Clearwater Revival nella storia della musica. I Creedence hanno ottenuto un notevole successo commerciale, con ben 14 singoli consecutivi nella top 10 americana. Sebbene non abbiano mai raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard, sono stati in grado di piazzare ben 9 singoli tra i primi 10, un risultato che li distingue come una delle band più prolifiche dell'epoca. Nonostante il loro successo, le tensioni interne hanno portato alla disgregazione della band nel 1972,
Tom Fogerty lasciò la formazione l'anno precedente e i contrasti tra John Fogerty e gli altri membri riguardo a questioni artistiche e di controllo hanno portato a conflitti legali. Dopo la separazione, John Fogerty ha continuato a esibirsi come solista, mentre Cook e Clifford hanno formato un gruppo chiamato Creedence Clearwater Revisited, che ha suonato le canzoni dei CCR fino al 2013. Nel 1993, CCR è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, riconosciuta come una delle band più emozionanti e influenti emerse negli anni 60. La loro musica continua a ispirare artisti contemporanei e rimane un pilastro della cultura musicale americana. Creedence Clearwater Revival rappresenta non solo un capitolo fondamentale nella storia del rock americano, ma anche un esempio di come la musica possa riflettere le tensioni sociali e culturali del proprio tempo. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues.